Nel 1787 la zarina Caterina II di Russia organizzò un viaggio in Crimea che era stata annessa da poco all'impero ottomano dopo un'aspra guerra con i turchi che aveva lasciato il territorio devastato. Di fronte a tanta desolazione, e in vista che la visita di Caterina, il principe e feldmaresciallo generale dell'esercito Grigori Alexandrovich Potiomkin, governatore della regione e favorito della zarina, ebbe un'idea. Lungo il tragitto che sarebbe stato attraversato dal corteo imperiale, fece costruire dei villaggi mobili, case le cui facciate di cartapesta venivano spostate di volta in volta per seguire il corteo, in modo da dare un'impressione di ordine e ricchezza e colpire positivamente la sua amata. Queste costruzioni fittizie sono passate alla storia come i villaggi di Potiomkin. E se ve lo state chiedendo, sì, è proprio lui, il Potiomkin della corazzata di fantoziana memoria. Oggi tra gli storici si dibatte sul fatto che questo resoconto sia del tutto vero o sia soltanto una leggenda. Ma in ogni caso il concetto di villaggio di Potiomkin ormai si è fatto strada nel linguaggio politico e economico fino ai nostri giorni, per intendere una facciata esterna costruita con l'intento di nascondere cosa sta dietro, magari facendolo sembrare un po' meglio di quanto non sia davvero. Bene, perché partiamo proprio da qui? Perché alcuni sostengono che da qualche tempo, più o meno imprecisato, i motori di ricerca del web come Google non siano altro che dei villaggi di Potiomkin. Dietro la facciata, dietro quella selezione di siti che ci vengono mostrati e resi accessibili, niente è quello che sembra. Perché in realtà Internet non è più quello che era. Internet è morto. Sono Antonio Ghezzi e questo è il primo episodio di Spaventevole. Com'è nato Internet? A questa domanda si può rispondere davvero in tanti modi e con diversi livelli di dettaglio e di profondità. Si può partire dall'origine militare con ARPANET negli anni 60, si può parlare dell'evoluzione in ambito universitario e della ricerca tra fine anni 60 e anni 70, fino ad arrivare al 1990, quando viene inaugurato il vero e proprio World Wide Web, un sistema globale, aperto e accessibile a tutti. Ma mettendo da parte le tappe dell'evoluzione, se dovessimo spiegarci in poche parole come nasce questo strumento che ormai abitiamo per diverse ore al giorno, da diversi dispositivi e per i motivi più disparati, probabilmente diremmo che Internet è nato dall'idea di condividere e mettere in connessione la maggior quantità possibile di conoscenza umana in una grande rete. Una rete tecnologica, ma che univa non solo dati e informazioni, ma persone, o comunque dei dati e delle informazioni funzionali a fare interagire le persone. Quindi, per dirla in modo impreciso ma rapido, Internet doveva essere il risultato della somma di tutte le attività che noi ci facevamo all'interno, dalla condivisione di dati all'interazione. E quando dico noi, intendo noi come persone. E di cose ne abbiamo fatte sul web se in 35 anni siamo passati da un sito a quasi 2 miliardi di siti. Oggi è ancora così? Oggi Internet è ancora un'estensione tecnologica delle capacità umane, guidata soprattutto dall'uomo e quindi da noi? Qualcuno crede di no. Internet sembra sempre più inanimato, meccanico, artificiale. Ancora una rete tecnologica, che però unisce altri strumenti tecnologici, non più soprattutto noi come individui e organizzazioni di individui. Noi siamo alla finestra, osservatori, più che protagonisti. In effetti non abbiamo l'impressione di interagire sempre di più con strumenti, contenuti e oggetti sintetici? Stesse frasi ricorrenti, stesse immagini, profili vuoti. È come se noi parlassimo ma dall'altra parte non ci ascoltasse nessuno. Come se gran parte di quello che vediamo non fosse mai passata per una mente umana. Uno potrebbe anche non porsi il problema.
Alla fine tutto funziona e sembra essere più rapido, efficiente e a costi abbastanza accessibili, quindi tutto molto democratico. Però qualcuno il problema se l'è posto e ha elaborato la teoria che affrontiamo in questo episodio, una teoria che sembrava dimenticata, ma che non vuole morire. Internet is dead. Ora, io sono professore al Politecnico di Milano, quindi inizierò questo podcast provando a divulgare uno studio scientifico, una ricerca, magari anche mia? No. Iniziamo con quella che potrebbe essere definita una teoria del complotto. Che cos'è la Dead Internet Theory? L'idea è semplice e radicale. Dal 2016 in poi, gran parte del web sarebbe composta da bot, intelligenze artificiali e contenuti generati automaticamente, creati con l'intento di manipolare gli utenti. Quindi sempre meno contenuti e traffico che arrivano da un'attività umana autentica, organica, e sempre più social bot, agenti software che si muovono sui siti e social media e comunicano autonomamente con noi e anche tra loro. Adesso non chiedetemi perché tutto questo dovrebbe essere successo proprio dal 2016, non stiamo a fare i precisini, ma concentriamoci sulle conclusioni. Se internet è sempre meno organico e sempre più sintetico, allora è come se fosse di fatto morto. Per quanto le origini della teoria siano fumose, la versione più citata risale al 2021. Su un forum di nicchia, Agora Rhodes Macintosh Café, un utente che si faceva chiamare Illuminati Pirate, un nome che è tutto un programma, pubblica un post intitolato Dead Internet Theory, most of the internet is fake. La maggior parte di internet è finta, fasulla. Sempre il nostro amico Illuminati Pirate in apertura del suo post propone una sintesi della teoria. Innanzitutto parte con un bel TLDR, che in slang vuol dire Too Long Didn't Read, ossia il mio post è lungo, so che non avete tempo e voglia di leggerlo, quindi ecco qui in 2 parole la sostanza, la ciccia. E poi scrive: grandi porzioni dei contenuti apparentemente generati dall'uomo su internet sono in realtà frutto di reti di intelligenza artificiale in combinazione con influencer segreti, pagati al fine di costruire consumatori per una gamma sempre più vasta di prodotti culturali, appena sdoganati. Ok, adesso respiriamo, riprendiamoci un attimo da questo delirio e capiamo meglio cosa intenderebbe dire. La teoria si articola in 2 componenti principali. 1. Sostituzione dell'attività umana con bot e AI. Gran parte delle interazioni, dei contenuti, dei commenti e persino delle immagini sarebbe prodotto di sistemi automatici e spesso sarebbe pure fake. 2. Manipolazione demografica e sociopolitica. Dietro questa sostituzione ci sarebbero agenzie governative o grandi corporation che userebbero bot e AI per controllare la percezione pubblica, manipolare opinioni e influenzare il comportamento dei consumatori e degli elettori. Quindi esiste una versione light, debole della teoria, una specie di pacchetto base, che si concentra sul fatto più o meno dimostrato che su internet ci sia forte presenza di automazione, contenuti abbastanza credibili ma fake, o comunque generati da bot non umani, e sistemi di incentivi per ottimizzare e indirizzare l'attenzione, se non addirittura manipolare il comportamento. In questo quadro, i motori di ricerca come Google sarebbero coinvolti nel censurare il web, filtrando contenuti non desiderabili. Desiderabili da chi? Dalle grandi imprese, dai governi e dai poteri forti? Bah. E limitando ciò che su internet è davvero indicizzato e presentato nei risultati di ricerca. Poi esiste una versione più forte, più estrema e spaventevolmente complottista della teoria, che afferma che il governo degli Stati Uniti, i colossi internazionali o altri attori occulti avrebbero fatto comunella per limitare l'accesso ai contenuti umani, inondando il web di contenuti sintetici, selezionati e costruiti artificialmente, così da manipolare la popolazione e indirizzarla verso cosa comprare, come votare, come pensare e cosa ambire ad essere. Adesso, se vi ricordate che questo che ha proposto la teoria si chiamava Illuminati, che cosa vi aspettavate? Volevate che non ci infilasse dentro qualche forma di macchinazione sovragovernativa?
Però, nonostante questo peccato originale, l'idea piace, è attrattiva e inizia a rimbalzare sui media. Nel 2021 The Atlantic, una testata culturale con parecchia risonanza, la racconta al pubblico più ampio in un articolo intitolato «Forse ve lo siete persi, ma Internet è morto 5 anni fa», ricordate 2016-2021. Si genera un dibattito, che tuttavia, complice lo sfondo complottista, potrebbe portare a liquidare la teoria come delirio paranoico. Il problema è che l'osservazione iniziale da cui questa teoria prende in qualche modo spunto, ossia il fatto che il traffico internet proveniente dai bot è in forte aumento, non è infondata. E questa tendenza non si ferma, si amplifica, perché nel frattempo esplode l'AI generativa. Il 30 novembre 2022 OpenAI lancia ChatGPT in versione aperta e gratuita e lascia tutti a bocca aperta. Il chatbot è talmente bravo a imitare quasi perfettamente un'interazione linguistica umana che sembra appunto in grado di pensare autonomamente e comunque di darti risposte sensate, utili o che almeno ti fanno compagnia. Quindi tutti si registrano, tutti lo provano e in 5 giorni ChatGPT arriva a 1 milione di utenti globali. Twitter ci ha messo 2 anni a arrivare a 1 milione di utenti. WhatsApp 1 anno, Facebook 10 mesi, questi qui 5 giorni. E questo è solo l'innesco della valanga. Oggi ci sono tool AI per scrivere testi, generare immagini, comporre canzoni, produrre video, realizzare presentazioni, tutto accessibile a tutti e tutto sintetico. La barriera all'ingresso per la generazione di contenuti crolla, perché comprare tempo umano costa, mentre generare contenuti automatici costa pochissimo. Arrivano canali di news interamente alimentati da intelligenze artificiali, libri venduti su Amazon che sono scritti da autori inesistenti, canzoni composte da bot, chi più ne ha più ne metta. Adesso ci si mette anche Meta, che per ora ha iniziato a suggerire a noi, utenti umani, dei commenti preconfezionati generati da AI da apporre sotto i post Facebook. Ve ne siete accorti? Che tristezza però, dai! E poi per il futuro, sempre Meta ha dichiarato ufficialmente che intende diffondere su Facebook account AI autonomi con personalità e contenuti propri. In generale si moltiplicano account, pagine, siti, canali sintetici che riciclano, rimescolano, riscrivono e che quindi generano una marea di contenuti artificiali. Tanto che alcuni studi sostengono che circa il 50% del traffico web da qualche anno arriva da programmi automatici. Quindi non è più un complotto, è un intero ecosistema che si trasforma. Bene, tutto molto bello o tutto molto brutto, a seconda di come lo vuoi guardare. Ma quindi questa teoria è solo un esercizio intellettuale distopico, una fantasia paranoica? O può esserci qualcosa di vero alle spalle? E quali sono le sue implicazioni? Proviamo a condividere il nostro approccio alla questione, che deve essere separare ciò che è plausibile da ciò che non lo è e soprattutto capire meglio quali sono gli impatti di quello che sta succedendo. Perché se capisci cosa ti succede intorno, hai un po' meno paura e puoi cavartela meglio. Partiamo dalla dimensione tecnologica. Ora, è innegabile che con l'intelligenza artificiale generativa la produzione di contenuti sintetici scala. Sono nate vere e proprie, si dice AI Factory, che tutti i giorni generano migliaia di articoli, caption, script abbastanza credibili, ma artificiali e magari pure falsi. Il fenomeno si è persino guadagnato un soprannome ormai abbastanza diffuso. AI Slop, la brodaglia dell'intelligenza artificiale che intasa il web. Qualcuno la chiama AI Slime, melma, oppure AI Pollution, inquinamento, o AI Dross, scorie, o AI Spam, quindi ancora spazzatura indesiderata. Tutti termini dispregiativi nati negli ultimi anni per indicare contenuti generati dall'AI in massa, con qualità scadente, senza impegno o significato profondo, dove quello che conta è solo pubblicare tanto, pubblicare rapidamente e creare engagement e interazione a prescindere dalla qualità editoriale della fonte. Il risultato è quello di abbassare la qualità complessiva dell'informazione, alla lunga distruggendo la fiducia dell'utente. E tra l'altro ponendo sfide per la moderazione delle piattaforme dove questa brodaglia viene riversata. Le piattaforme reagiscono.
Introducono nuove policy anti-spam, maggiore attenzione alla qualità, punteggi e filtri contro l'abuso di contenuti. Ma è una corsa agli armamenti, un ciclo infinito. Migliora la generazione di contenuti sintetici, migliora il rilevamento e di nuovo la generazione. Nel mezzo, utenti e creatori vanno alla ricerca sempre più ardua di segnali di autenticità. Ed è proprio in questa dimensione, la dimensione sociale, che la teoria Internet is Dead influisce sulla nostra emotività individuale e collettiva. Quando i feed si riempiono di contenuti sintetici, l'esperienza cambia. I commenti sono stereotipati, le risposte fuori contesto, tutto è più strano, più distaccato, più anonimo e più morto. Allora anche la relazione è percepita come più fragile. Se muore la certezza dell'interazione umana genuina, ti senti sempre più solo, a rischio di manipolazione emotiva. Ti monta l'ansia, non sai più con chi stai parlando. Dall'altra parte c'è una persona o un bot. E questa è un'implicazione forte della teoria, anche nella sua versione debole, lasciando perdere le cospirazioni governative. Nella dimensione politica della teoria, la paura si fa sentire in modo ancora più tangibile. L'uso di bot e di tecnologie deepfake per creare campagne di influenza e di controllo dell'informazione spaventa, perché mina la democrazia e la salute del dialogo pubblico. E di esempi ne abbiamo già iniziato a vedere. Clip manipolate, telefonate automatizzate, reti di bot che spostano le opinioni. L'impatto elettorale dell'applicazione di tutti questi strumenti finora appare variabile, magari contenuto, ma è anche molto difficile da misurare. Il punto critico è la fiducia. Se tutto può essere falso, allora anche il vero diventa discutibile. A prescindere dal fatto che dietro ci siano una regia comune come gli Illuminati, i rettiliani o i Super Saiyan. Se guardiamo la dimensione economica, il mercato dello spam sintetico sta esplodendo. La domanda è enorme. Al 2025 in Italia passiamo mediamente circa 5 ore e 40 minuti al giorno online, che vuol dire 124.100 ore ogni anno, 86 giorni interi. E la media globale è addirittura più alta di un'ora al giorno, 6 ore e 40 minuti. Il 60% del tempo circa lo passiamo da smartphone che abbiamo sempre in mano, così non ci perdiamo niente. E quando siamo connessi in un modo o nell'altro, consumiamo contenuti. E poi c'è una domanda nascosta, ma sempre più rilevante. La domanda di dati e informazioni che arriva dalla stessa AI generativa, dagli LLM, Large Language Model, che hanno bisogno di essere addestrati su ingenti moli di dati. Questa domanda è così rilevante e la voracità di questi strumenti così spropositata che qualcuno inizia a dire che i dati stanno finendo, che gli LLM hanno fatto scraping, hanno grattato, estratto e se li sono mangiati tutti. E che quindi la vera sfida per il futuro sarà quella di trovare nuovi dati originali con cui alimentare il training. Di fronte a questa domanda, l'offerta si è organizzata per soddisfarla in modo efficiente. Come? In pieno spirito di nuova rivoluzione industriale, ha automatizzato il processo. Adesso ci sono le content factory per la produzione di massa e content farm per la coltivazione intensiva. Tutto questo, tra l'altro, genera un loop, un ricircolo interessante. L'intelligenza artificiale genera contenuti sintetici per soddisfare l'inesauribile domanda di dati di altra intelligenza artificiale. Con il dato umano che finisce, l'AI alimenta se stessa e noi finiamo in disparte. Oltre al fatto che alcuni studi iniziano a sostenere che questo loop, apparentemente efficientissimo, in realtà porta a un impoverimento dei dati in ingresso e quindi delle prestazioni dei modelli di AI che vanno in crash. Si chiama model collapse. Così l'addestramento dell'intelligenza artificiale diventa un cane che si morde la coda. C'è poi una minaccia di fondo, più sottile ma potenzialmente devastante. La minaccia è legata alla dimensione epistemica, ossia il modo in cui noi conosciamo il mondo attraverso l'apprendimento e la raccolta di informazioni, per costruirci le nostre certezze che consideriamo scientifiche e assolute, al contrario delle opinioni, ossia cose di cui ci convinciamo senza avere in mano una garanzia di verità. La moltitudine di contenuti generati artificialmente ci pone di fronte a un dubbio.
Se tutto potrebbe essere sintetico e potenzialmente falso, e se distinguere cosa è vero da cosa non lo è diventa virtualmente impossibile, allora non abbiamo più certezze. Allora anche il vero è negoziabile. Questo è il liar's dividend, il beneficio del bugiardo, quello che può ottenere chi prima diffonde disinformazione e poi, dopo essere stato beccato, afferma che una certa informazione vera in realtà è falsa o artefatta. Il risultato più profondo è minare la fiducia delle persone nella verità. Ora, fermiamoci un attimo, proviamo a tirare le somme. Se ci guardiamo indietro e pensiamo a quello che è successo negli ultimi anni e riflettiamo un po' più lucidamente sulla Dead Internet Theory, in base a quanto ci siamo detti, che cosa abbiamo per le mani? Abbiamo un'ipotesi che nella sua formulazione originale parte da alcuni dati reali e li proietta in un'iperbole di delirio complottista. Ma se ripuliamo l'idea di fondo della sua componente più estrema, ossia che esista una regia unica dietro alla manipolazione di massa che vuole controllare la popolazione e limitare l'attività umana sulla Terra, quello che rimane è comunque una profezia su un futuro che si sta concretizzando. Una profezia formulata tra l'altro in tempi non sospetti, quando ancora innovazioni come l'intelligenza artificiale generativa non esistevano, ma che adesso sta accelerando verso la sua realizzazione, con tante dimensioni di impatto, tutte legate tra loro. Con l'avvento di tutti gli strumenti di AI generativa di massa, il fatto che i contenuti generati da autori organici siano superati in quantità da quelli di autori sintetici ormai è un evento inevitabile. Peraltro diventerà un circolo vizioso, con LLM addestrati, e per favore non dite trainati, con dati generati dalla stessa AI. Se accettiamo l'equazione contenuti umani uguale internet vivo e contenuti sintetici uguale internet morto, abbiamo un internet che non è ancora morto, ma probabilmente sta morendo. O forse sta compiendo il suo destino di diventare un non morto, un ambiente ibrido uomo-macchina dove la fusione tra le due componenti è talmente riuscita da essere un tutt'uno indistinguibile. E chi lo ha creato e lo alimenta, questo zombie internet? Noi. Noi abbiamo creato un'infrastruttura che collegasse tutto e tutti quasi senza barriere, dando la possibilità a qualsiasi contenuto di correre in questa autostrada. Noi abbiamo democratizzato la tecnologia e l'accesso alle informazioni, magari anche rendendo le informazioni un po' più snelle, un po' più facili, un po' più nazional-popolari, perché potessero fluire più velocemente e arrivare proprio a tutti. Lo abbiamo fatto per il bene dell'umanità. Ma il sottoprodotto più o meno desiderato di questo sforzo lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Non stiamo solo democratizzando internet, cioè dando potere al demos, al popolo, per favorire un accesso umano di massa. Lo stiamo tecnocratizzando, in modo più o meno consapevole, per favorire l'accesso di altri strumenti tecnologici che finiscono per impersonarci. Non che abbiano la coscienza per farlo o la volontà di farlo, semplicemente fanno ciò che possono fare, ciò che rientra nelle loro capacità in base al modo in cui li abbiamo progettati. Abbiamo abbassato così tanto l'asticella rispetto a quanto è complicato usare lo strumento, quanto è complicato capire il contenuto, che ci siamo abituati a maneggiare quotidianamente oggetti che in effetti avrebbero potuto produrre anche macchine. Abbiamo giustamente progettato e implementato un internet accessibile e ricco di contenuti, che fossero snackable, consumabili e digeribili rapidamente. Col risultato che questi contenuti, con queste caratteristiche, chi li produce in modo più efficiente se non proprio una macchina che impara da noi, mette a sistema e fa scala? Noi abbiamo creato un ambiente con la tecnologia e fatto per la tecnologia. Non c'è da stupirsi se la tecnologia in questo ambiente ci sguazza e noi ci sentiamo un po' più schiacciati, un po' più alieni. La cosa importante è essere consapevoli di dove siamo e dove stiamo andando, così da poter scegliere meglio cosa fare e soprattutto così da non avere troppa paura del futuro. Cosa fare dunque in un internet sempre più sintetico? Cerchiamo di darci qualche euristica, qualche regola semplice per cavarsela. Innanzitutto, anche se ci sentiamo schiacciati da questi fenomeni globali, ricordiamoci che non siamo soli. Anzi, per definizione, più il fenomeno è globale,
più è alto il numero di persone coinvolte. E di questo sono ben coscienti anche le piattaforme tecnologiche, social network inclusi. Loro stesse, pur essendo parte del problema, stanno iniziando a interrogarsi su come monitorarlo e limitarne gli eccessi. Per loro non è tanto un tema etico, quanto di interesse e di sopravvivenza. Se viene meno la fiducia nella community, nelle relazioni e nell'autenticità, l'utente fa switch, cambia piattaforma e crolla il business. Anche le stesse aziende alle spalle dei tool di Generative AI stanno cercando nuove strade per la generazione e raccolta di dati originali, tra cui anche quelle che arrivano da interazioni umane genuine, per fortuna, il cui valore aumenta nel momento in cui si capisce empiricamente che addestrare in modo ricorsivo l'AI con dati generati dalla stessa AI fa collassare i modelli. Quindi a livello aggregato sono i fornitori di tecnologia a cercare di introdurre strumenti di verifica, pratiche di controllo e tracciamento dei contenuti per tutelare l'utente e non lasciare che cada in fobie irrazionali che magari lo porterebbero ad abbandonare le piattaforme. Invece a livello individuale, personale, come possiamo fare per affrontare questo fenomeno? La cosa essenziale è che quando abbiamo di fronte un contenuto ci ricordiamo di prenderci una pausa, respirare e cercare di riconoscerlo prima di prenderlo per vero e autentico, interiorizzarlo o perfino condividerlo d'impulso. Dobbiamo capirne le fonti e fare quel minimo indispensabile di fact-checking che, in fin dei conti, vuol solo dire rispolverare e applicare un po' di sano spirito critico. E poi c'è un'altra cosa da fare: equilibrare la nostra dieta della mente. Vi ricordate il meraviglioso film A Beautiful Mind, la storia di John Nash, matematico geniale ma affetto da disturbi mentali che lo portavano ad avere spesso allucinazioni e a immaginarsi persone, eventi, luoghi? A me di quel film è rimasta impressa soprattutto questa scena, quando nel 1994, a 68 anni, Nash viene candidato a ricevere sia il premio Nobel sia il premio Abel per la sua teoria dei giochi. Nel film gli organizzatori del premio decidono di inviare un loro emissario a constatare che lui sia in condizione di partecipare ad un evento pubblico, la cerimonia di premiazione, per evitare spiacevoli sorprese. Alla domanda dell'emissario sul fatto che continuasse o meno ad avere allucinazioni paranoiche, lui risponde: «Vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti». Ecco, noi dobbiamo fare una cosa simile, portandola al nostro livello, interiorizzandola nei nostri gesti quotidiani. Ci siamo abituati a tanti carboidrati della mente, contenuti semplici, facili da digerire, e questi contenuti non sono inutili, ma danno stimolo e piacere nel brevissimo termine. Dovremmo ricordarci di aggiungere una dose sufficiente di proteine della mente per bilanciare. Contenuti più complessi di cui fruire, ma che ci danno più sostanza e con molta meno probabilità sono completamente artificiali. Perché alla fine, quando qualcosa diventa totalizzante, è sempre pericoloso e non possiamo vivere di sola brodaglia, AI slop. Spendiamo 6 ore al giorno online, vuol dire un quarto della nostra vita. Se ne passiamo la maggior parte a ingurgitare contenuti artificiali e superficiali, probabilmente non stiamo facendo buon uso del tempo che ci è dato. Quindi, come chiudere un discorso così ampio e soprattutto in continua evoluzione? Con un modello complessivo di interpretazione del fenomeno? No, sarebbe un po' troppo ambizioso. Facciamolo in un modo un po' più snello e leggero, che ci accompagnerà anche nei prossimi episodi. Vi presento il fregatometro, o screwdometer se vogliamo fare un po' più i fighi intanto che ci siamo. Lo strumento di misura di quanto sia spaventevole l'idea, la teoria, il fenomeno di cui abbiamo parlato, di quanto ci possa fare paura e di quanto noi come persone saremmo fregati se si realizzasse davvero. Attenzione, non stiamo guardando alla probabilità di accadimento, a quanto sia probabile che qualcosa avvenga, e nemmeno a quando avverrà. Guardiamo soltanto a se succede, che ci succede come umanità. In questo termometro 0 vuol dire nessuna paura.
Il nuovo è per il bene, l'innovazione e la tecnologia sono amiche e ci aiutano a migliorare. 10 vuol dire totale annichilimento dell'umanità. Il nuovo ci porta all'estinzione. Carino, eh? Come si classifica la Dead Internet Theory nel fregatometro? Qual è il suo scare score, il suo punteggio paura? Lo scare score per Internet is Dead nella sua versione forte è un bel 7 su 10. Pensare a un'entità centrale occulta che orchestra la tecnologia per manipolare le coscienze e controllarci, confinandoci ai margini di una società sempre più virtuale, non è esattamente il modo migliore di immaginare il nostro futuro. Invece, lo scare score per Internet is Dead nella versione debole è un 3 su 10. Lo sbilanciamento verso contenuti artificiali e sintetici, con strumenti che li producono e li spammano in massa, non mette a rischio la nostra sopravvivenza, anche perché ci sono contromisure e buone pratiche per difendersi. Però non è un trend completamente innocuo e può avere evoluzioni difficili da controllare. Siete d'accordo con i punteggi? Iscrivetevi ai canali Spaventevole Tecnofobia e lasciate un feedback. Se non siete un bot.